un carattere ti può anche far venire in mente un sapore di un carattere gotico, senti l'heavy metal. Lavorare con la tipografia vuol dire anche lavorare con le storie. Lettere, lettere e altre lettere. Nel nostro mondo i font sono ovunque, fanno parte del nostro modo di comunicare. Font buffi, font autorevoli e font misteriosi. Io sono Pierre, un designer, e questa è Behind Creativity, la serie che vi porta dentro le migliori realtà creative, che mostra i processi, gli studi e le difficoltà dietro i progetti finiti. Andiamo da Z Fonts, una realtà tutta italiana che disegna e progetta caratteri tipografici. Nell'intervista parlerò con due dei partner, Cosimo Lorenzo Pancini e Deborah Manetti. Benvenuto. Grazie. Iniziamo con un'opera di Aldo Novarese, grande type designer italiano che ci protegge. E qua il cuore della Foundry, dove all'inizio noi facciamo graphic design. Questo sono 20 anni di storia dell'agenzia grafica. Non si fa design da soli, no? Il valore più grosso nostro è la rete di relazioni che abbiamo costruito. I soci originali sono io, Cosimo, Francesco e Deborah. Inizialmente avevamo un'agenzia che si chiamava Studio KM0. I lunghi anni di graphic design ci avevano portato a ossessioni tipo collezionare palle di neve. Perfetto. Quindi il graphic design fa male, ma nel frattempo fra le ossessioni c'era anche la tipografia. Abbiamo cominciato a fare font e pian piano questa è diventata la nostra prima professione. Quindi... Questa libreria gigante, se ti dovessi chiedere un libro su tutti... Eccolo qua. Guarda, Pentagram, la conosci? Alan Fletcher. Ok, è uno dei fondatori. È uno dei fondatori che abbiamo conosciuto personalmente, abbiamo anche collaborato con noi, è stato gentilissimo, ci ha mandato dei disegni. Uno dei nostri idoli design, Jonathan Barbrook, un altro idolo. Poi tante riviste, c'è una bella scena questa, tutta l'attività di IAP in Italia, Slanted invece dalla Germania. C'è un insieme di influenze in quello che siamo andati a fare. Io vengo dal fumetto, per esempio, quindi ho collaborato per anni con Lucca Comics, che attualmente sono il director of art di Lucca Comics, quindi curo la comunicazione del festival. E Francesco invece veniva dalla scena digitale, dal gruppo Dada, era art director al gruppo Dada, mentre Deborah veniva da un'agenzia qui di Firenze che si chiama LCD, che curava appunto la scena della New Economy del 2000. Una passione comune per i font che abbiamo scoperto lavorando insieme, che ci ha portato poi a cominciare a associare sempre ogni branding un font. Lo switch effettivo da graphic design a Foundry quando è avvenuto? 20 anni fa? È avvenuto, no, più di recente, è avvenuto nel 2014. Cioè noi come studio grafico abbiamo lavorato per quasi 15 anni, facevamo prodotti di branding, per esempio questa è una birra toscana, no? Che in Toscana si fa il vino di solito, questa è la birra del Chianti. E quindi l'abbiamo fatta ispirandoci a Dante, no? Cioè, quindi sono terzine dantesche. Da qui si passa invece, arriviamo al cuore invece nerd. Questo è il team di type designers. Persone che passano la loro giornata a guardare una grossa F su uno schermo. Esatto. Anche qui una piccola libreria di ispirazioni. Le ispirazioni sono le più varie, dalle stampe del 1400 ai caratteri mobili in legno, ai vecchi cataloghi. Questo è un vecchio catalogo del 1920 di caratteri americani. Tutte ispirazioni che ci servono per trovare una via un po' contemporanea alla storia del type design. Ti confronti con uno schema storico e con la tua mano, nel nostro caso digitale, lo ridisegni e gli dai un'altra interpretazione. Sperabilmente viene poi presa a cuore dai designer che trovano che quella è la voce giusta per il loro progetto. A noi ci piace l'idea del casting, no? Cioè ogni font è un po' come un attore. Se tu vuoi una battuta inquietante la fai dire Anthony Hopkins e c'ho la faccia giusta. Allora, casomai appunto non la metti in Comic Sans, ma la metti in un font che abbia il tono di voce giusto. E noi siamo un'agenzia di casting. Questa invece è la stanza che si occupa di marketing e comunicazione. Abbiamo Veronica che è la nostra marketing, ma non solo, è lei il customer care. Sofia si occupa di graphic design e social media. Stavo guardando se c'era qualcosa di... E Dario, il nostro content manager, e anche project manager, perché riesce a tenere conto delle 10.000 cose che facciamo qui. Perfetto. Che vanno appunto dal produrre specimen come questo, che raccoglie tutti i caratteri che abbiamo fatto, a fare progetti speciali editoriali. Cerchiamo di mettere accanto alla parte commerciale anche una parte di ricerca culturale che
serve a farci sentire un po' più Ok. ispirati anche. Questo, per esempio, è uno specimen che abbiamo proposto alla fine di un concorso fatto insieme al Festival di Torino, ed è una ricerca grafica sul senso della tipografia, anche la più grande S che abbiate mai visto stampata. Esatto. Questo ci ha divertito moltissimo, è la Gazzetta di Coppa Stadio, che è un torneo di poster calcistico che abbiamo organizzato nel 2020 in occasione del centenario della nascita di Novarese, dedicato a un suo carattere che si chiama appunto Stadio, che noi abbiamo digitalizzato, che abbiamo proposto a 20 grafici da tutte le regioni, e ogni studio grafico ha fatto la sua interpretazione del font, ispirato a una squadra più o meno nota. Per esempio, una cosa che facciamo molto ultimamente è anche design non latino. Lavoriamo con un designer in Giordania per l'arabo. Avevo letto un libro che parlava proprio di doversi appoggiare a designer che sanno e conoscono quel tipo di linguaggio, quel tipo di... Certo. Bisogna imparare, nel senso, l'atteggiamento, se vuoi, colonialista classico è stato andiamo e imponiamo il nostro gusto, no? Invece noi chiaramente studiamo, abbiamo avuto la fortuna di studiare con persone come Nadine Shaheen, che è proprio un'autorità nel mondo della tipografia araba. Una delle grandi soddisfazioni nostre è aver fatto un progetto che si chiama Codec, che è uscito a fine 23, proprio nel momento in cui scoppiava una crisi internazionale devastante, che ancora oggi soffriamo. Noi avevamo un progetto in cui nel team c'era l'arabo fatto da una graphic designer palestinese e l'ebraico fatto da un graphic designer israeliano. Ne abbiamo parlato, è uscito un segno del fatto che la cultura può parlare anche di dialogo e di ascolto. A proposito di questo, delle ispirazioni, queste sono una serie di poster egiziani degli anni 50. Questo è il poster di La Dolce Vita del 60. La globalizzazione e il modernismo al quale noi come grafici abbiamo creduto un po' di default, è anche a volte una imposizione di un punto di vista. Ascoltare e riscoprire anche il valore delle culture locali, dei visual inaspettati. Cioè, noi lavoriamo con un ragazzo in India, Shrishti Vajpayee, che è proprio nostra collaboratrice, che ha realizzato un nostro font in Devanagari. Anche lì è un modo diverso, piuttosto che imporre la nostra visione, è un modo di ascoltare e creare un ponte. La stanza più interessante in assoluto, la cucina. Oggettivamente le decisioni più importanti sulla nostra foundry le abbiamo prese per non caffè. Qui sono nate anche a volte idee molto stupide, facessimo una cosa così. Ok, no? l'idea più stupida che ti ricordi sia... Guarda, ne abbiamo avute diverse, anche documentate. Abbiamo organizzato un bingo a off in cui ti avevi la schedina con le cose classiche da talk, e ogni volta che qualcuno diceva, che ne so, mostra una foto di lui da bambino, segnavi la casella, alla fine dovevi urlare bingo, finivi. E quella è andata molto bene a off, sì, grandi urla in mezzo ai talk. Pensiamo che la tipografia sia un linguaggio che, come la cultura, è multisensoriale, no? Un carattere ti può anche far venire in mente un sapore, ti può ricordare un suono, una canzone. Vedi un carattere gotico, senti l'heavy metal, vedi il Cooper Black e senti il sapore dell'hamburger. E quindi lavorare con la tipografia vuol dire anche lavorare con le storie. Le storie sono più belle se sono divertenti, ci piace inventare storie a volte anche un po' sceme. Meeting room. Anche qua vedo dei caratteri mobili. Questi qua, guarda, tra l'altro vengono da Torino, perché questo è un Cairoli di Nebbiolo. La tipografia italiana è 3 posti: Torino, poi Venezia, Griffo e poi naturalmente Parma, Bodoni, no? Ma direi che la tipografia mondiale è questi 3. Cioè, forse Nebbiolo non è così nota nel mondo come doveva. Novarese è un grande autore che non ha avuto la capacità di anche semplicemente comunicare internazionalmente, no? Come nasce un nuovo font? Allora, sicuramente ci preoccupiamo dei trend, facciamo ricerca, abbiamo anche pubblicato diversi trend book proprio di ricerca per analizzare quelli che possono essere i movimenti della grafica. Alla fine, in realtà, molto spesso il nostro font nasce da un brief. Nasce da una richiesta di un custom o anche da un brief interno. Un font è qualcosa che serve per rispondere a un bisogno, quindi non è come fare un quadro o scrivere una poesia. Sicuramente devo subito pensare che problema risolve questo carattere. Vi capita però, come dicevamo prima,
a volte di riprendere cose vecchie, reinterpretarle, riproporle magari sul mercato. Lavorare sui caratteri storici, fare quello che si chiama un revival, è un po' il modo che ha un type designer per aggirare il suo blocco creativo, prendere ispirazione da un carattere esistente e poi reinterpretarlo mettendoci del suo. Siamo una specie di calligrafi digitali che ridisegnano un modello, però ci mettono qualcosa della loro mano. Credi ci sia tanto spazio ancora per creare del nuovo o è più facile magari riprendere appunto cose già esistenti, rivisitarle? È molto difficile creare un carattere totalmente nuovo, perché se ci pensi, se fosse totalmente nuovo non sarebbe leggibile. Quindi sicuramente la tipografia, la calligrafia, il disegno delle lettere si basa sull'esistente. Detto questo, proprio perché è uno spazio ristretto, la creatività, quando è limitata, si esprime in modo a volte più sorprendente. Per noi è una bella sfida, proprio quella di trovare qualcosa di nuovo in qualcosa che è così solidificato. Quali sono le principali criticità che incontrate durante la progettazione di un nuovo carattere? Sembrerà strano, ma la cosa più difficile nel fare un font è trovargli un nome. Questo è un problema devastante. A volte ci è successo di metterci quasi di più a trovare il nome che a fare il font. Perché il nome di un font è un brand, è il modo in cui il font si presenta al mondo, è anche il modo in cui presenta le sue lettere. Scegliere un nome anche che lo racconti e che al tempo stesso mostri le lettere migliori, più signature del carattere, è un'impresa veramente difficile. Progetto più difficile mai fatto? Non so dirti il progetto più difficile, il progetto più facile è quello che è stato fatto dal grafico di Warner Bros. Per il logo di Aquaman, nel senso che loro sono andati su DaFont, hanno cercato acqua, hanno trovato il nostro Aquavax, hanno preso il font e ci hanno fatto il logo. Quindi direi che non avendo fatto niente, neanche quasi a livello di nome, perché il nome era... E questa è la cosa un po' buffa che ti spiega un po' anche come funziona il nostro lavoro. A volte pensi un carattere, lo chiami Kitten, e dopo un anno te lo chiede una ditta di croccantini per gatti. Il nostro lavoro quindi è un po' un lavoro proprio di anticipare le esigenze del design. Parlavi di ricerca di trend, a volte si fa un po' un inception, il nome e l'aspetto del carattere fanno venire al designer la voglia di utilizzarlo in un certo modo. C'è una fase importantissima di testing, soprattutto digitale, perché oggi la comunicazione è eminentemente digitale. Fortunatamente non c'è più tanto bisogno di fare testing a bassa risoluzione e naturalmente poi stampare, fare prove stampate. Uno dei progetti più impegnativi in questo senso a livello di testing è stato il carattere che abbiamo fatto per il Parlamento europeo, e per esempio lì il testing riguardava la corretta gestione di tutti gli accenti di 26 paesi, tra i quali i paesi che usano il cirillico, però usano il cirillico bulgaro, che è diverso dal cirillico normale. In quel caso la fase di testing ha voluto dire avere diversi consulenti che impaginavano, facevano dei test, ci davano dei feedback, e quindi un lavoro che dura ancora ora. Avete processi lavorativi specifici o anche lì vari in base al tipo di progetto? Usiamo un software che è Glyphs essenzialmente, e abbiamo poi un processo molto complicato che rimbalza tra sketch a mano, digitalizzazione, prove di stampa, correzione a mano, quindi sicuramente è un processo indipendente dai media. E poi, come tutti i designer, usiamo molto Adobe, la suite Adobe, che ci permette anche di vedere i caratteri in funzione e quindi di testarli. Noi siamo grafici di formazione, siamo venuti da un'esperienza avendo uno studio grafico, il che vuol dire che quando facciamo un carattere il primo desiderio è poi vederlo subito in un poster, in un testo, vedere come funziona. Invece a livello di processo lavorativo qua invece varia, immagino, in base al tipo di progetto, o avete un preciso modo di lavorare che più o meno si ripete? Anni di esperienza facendo tantissimo casino ci hanno insegnato che alla fine un buon metodo ti serve ed è essenziale per poter continuare a far casino, essenzialmente. Quindi il nostro è un caos molto strutturato in cui poi lasciamo spazio all'improvvisazione. Le idee migliori purtroppo arrivano sempre
in fase di finalizzazione. In type design come in grafica non bisogna mai essere soddisfatti, quindi finché si può cambiare qualcosa o migliorare qualcosa cerchiamo di farlo. So che avete anche una divisione chiamata Type Campus che gestisce vari progetti come Fight for Kindness. Puoi spiegarmi meglio cosa sono? Non è semplice spiegare tutto quello che fa Tech Campus. La cosa magari più essenziale da dire è che è un hub che connette le persone e che offre alle persone strumenti, spesso, quando possibile, gratuiti, per avere formazione e informazioni sulla tipografia. Uno degli strumenti principali di Tech Campus è Fight for Kindness, che è un'iniziativa che è nata dalla necessità che è emersa dopo la pandemia di stare in connessione con le persone, con l'aspetto umano delle persone. Ci è venuto quindi in mente di promuovere la tipografia come strumento anche strategico e di impatto sociale per creare messaggi di positività. Abbiamo coinvolto per esempio The One Club, l'Art Directors Club italiano, quello europeo, tanti magazine e anche community grandi internazionali. Il risultato è che raccogliamo nella prima parte di ogni anno i poster tipografici sul messaggio della gentilezza e nella seconda parte dell'anno promuoviamo e celebriamo la giornata mondiale della gentilezza. Il risultato è stato molto inaspettato, perché il progetto cresce quasi dell'80-100% ogni anno, così come anche i partner. È dedicato proprio al buon design, alla tipografia e a una comunità che si basa su valori positivi umani. Font variabili. Hanno cambiato il vostro approccio progettuale di disegnare caratteri? In che modo? La cosa importante che casomai si sa meno è che il font variabile è l'adattamento alla grafica di una tecnologia di disegno dei font, nel senso i font si sono sempre disegnati in variabile perché un designer non fa tutti i pesi singolarmente, almeno dagli anni 90 in poi si fa sempre dei master estremini attraverso i quali il font in modo fluido transizione si trasforma. Quindi di solito io devo fare un peso dal Levi al Thin, farò 3 master e il font variabile poi mi permetterà di avere i font intermedi. Per noi font variabile vuol dire progettare un carattere non in un punto ma in uno spazio, vuol dire pensare un carattere che casomai a un estremo è un sans e all'altro è un serif, succede un carattere che si chiama altro che cambia in modo uniforme dall'area dell'elvetica all'area del Garamond. Oppure giocare col variable con altri sensi. Per esempio abbiamo creato un carattere che si chiama Coco Tardis, che cita Doctor Who, e che invece di avere un asse weight, un asse peso, c'ha un asse tempo. Te vai dal 1800 al 2020 e il carattere cambia di stile a seconda dell'uso dello slide. È forse la modalità di progettazione più in voga? Diciamo che è sempre stato un po' il modo in cui un designer digitale progettava. Naturalmente se io disegnavo a mano non pensavo tutti i pesi subito. I designer digitali progettano sempre in uno spazio variabile. Oggi c'è anche la tendenza a espandere questo spazio variabile, a trasformarlo in una specie di ipercubo a molte dimensioni, in cui casomai puoi inventarti delle caratteristiche. Abbiamo un font di scrittura a mano che ha uno spazio variabile dripping in cui c'è la colatura del carattere, quindi è uno spazio per giocare, molto interessante. Stavo per dire la stessa cosa, che è un modo per voi anche per giocare. Parlando di oggi, la richiesta per caratteri custom arriva più dall'estero o dall'Italia? La cultura del custom non si è diffusa in Italia come all'estero, nel senso ci è capitato fortunatamente ultimamente in campo editoriale, per esempio con l'Espresso prima e col Venerdì di Repubblica poi, di fare un carattere custom. Più facile invece che i nostri clienti vengono dall'estero e ci chiedono spesso anche caratteri custom per un pubblico globale. È il caso per esempio di Disney, che ci ha richiesto un'estensione del nostro codec per l'area Middle East e Nord Africa, quindi anche appunto linguaggi come l'arabo o l'ebraico, e questo ci ha costretto a una ricerca, a uno sviluppo di un'estensione anche su queste lingue che non conoscevamo e che abbiamo imparato con fatica ma anche con soddisfazione. Come state integrando le nuove tecnologie nel vostro processo di lavoro? L'AI ci è interessato subito, abbiamo cominciato a lavorarci nel 2018, quando ancora non era così conosciuta. È una tecnologia stimolante che sta andando molto veloce, che sta ponendo delle domande
ma i designer molto più grandi delle risposte che offre, nel senso, più che delle AI in questo momento abbiamo paura dell'umanità, devo dirti. Pensiamo che abbia delle potenzialità enormi per alcuni processi molto ripetitivi. Nel nostro campo specifico, per esempio, lo sviluppo di un alfabeto come quello cinese, che invece dei nostri 23 glifi ne conta 60.000, è qualcosa che sicuramente potrà essere aiutato dalle AI. Una domanda che mi hanno fatto su Instagram, che vi chiede perché il Comic Sans lo odiano tutti. Io avevo fatto un video in realtà dove cercavo di spiegarlo, quindi diciamo che non è tanto il fatto che sia un carattere progettato male, quanto gli utilizzi discutibili e improbabili che abbiamo poi visto, che hanno un po' macchiato quella che è la sua reputazione. Avete paura che uno dei vostri caratteri possa avere, diciamo, un corso simile, quindi che la sua reputazione si possa macchiare. Ricordo ancora quando in mezzo al deserto del Nevada mi fermai in un posticino che sembrava una roba di un film di Tarantino e trovai un succo d'arancia che aveva un nostro carattere strecciato verticalmente in modo improponibile. Io fui esaltatissimo, era la prima volta che vedevo il carattere utilizzato fuori dall'Italia ed era orribile. Quindi affidiamo qualcosa a qualcuno che lo usa e talvolta questi usi ci sorprendono. Questo è quello anche che è successo al Comic Sans. Il Comic Sans era un font da fumetto disegnato da un super professionista, Vincent Conner, che andava usato in un software per bambini. Chiaro che se io lo uso nella segnaletica di un ospedale sto facendo un errore da designer, un errore di comunicazione. Per quanto ci riguarda, per esempio, noi lavoriamo da anni con l'immagine di Lucca Comics, per quello abbiamo fatto dei font molto fumettosi. Abbiamo fatto anche i caratteri zero calcare. Quello è un altro carattere bello quanto vuoi, ma che non userei per un aeroporto. Ancora una volta lo spazio della creatività è molto vicino allo spazio dell'errore. Abbiamo visto font nostri utilizzati in contesti totalmente inaspettati, a volte in modo, secondo noi, non troppo funzionali, a volte inaspettatamente perfetti. Ti chiedo se ci sono stati momenti della vostra storia dove vi siete sentiti effettivamente in difficoltà. Questo è un tema che mi interessa molto, perché personalmente ormai sono 25-30 anni che faccio questo lavoro e continuo a sentirmi ancora non abbastanza bravo, ancora all'inizio, ancora con 1.000.000 di cose da imparare. Per 15 anni abbiamo lavorato con alti e bassi, con momenti anche di grande disperazione. I clienti non ci vogliono, i soldi non si fanno, chiudiamo tutto. Eravamo bravissimi, Flash è morto. L'errore, la sensazione di inadeguatezza è una compagna costante. Casomai fai un errore anche grave come quello di fare un font totalmente sbagliato, con le proporzioni troppo grosse, lo metti online, come è successo a noi. Abbiamo fatto un font che si chiama Coco Goose, che ha un sacco di errori, poi vai dopo 2 anni e vedi che fai 6 milioni di scaricamenti e improvvisamente da quell'errore, dalla tua inesperienza, da non essere abbastanza bravo, nasce una svolta. Poi tutte le cose si mettono insieme e lì è stato il primo momento in cui noi abbiamo oggettivamente chiuso un'attività per aprire un'altra, capendo che però tutta quell'attività che avevamo fatto prima c'era servita. Con questa domanda mi sento molto partecipe, perché molti anche studenti o giovani designer vengono da noi, no? E dicono: ma io non sono abbastanza bravo, ma c'è il futuro per noi, le AI. Non penso ci sia un modo di liberarsi da quella sensazione. L'unica cosa che ci può consolare è che anche Chip Kid, che è il copertinista migliore del mondo, l'abbiamo sentito dire: i clienti mi rifiutano le copertine più belle, no? C'è una cosa molto bella che non so se conosci, che è lo schema di Dunning-Kruger, che ti dice che più ne sai di una cosa, meno sei convinto. E c'è quel momento in cui se tu non sai niente di una cosa, spari commenti su YouTube, sai tutto. Appena incominci a studiare dici: Madonna, quante cose che non so, no? Quella sensazione è anche quella che ti permette di andare avanti. Se tu a un certo punto ti sentissi sicuro di quello che sei, saresti fermo. Parliamo invece di un aspetto che molto spesso mette un po' in confusione, quello delle licenze d'uso. La licenza è un po' lo spettro dell'utente del font. L'utente prende il font, lo scarica, poi lo usa, poi ha paura che venga la polizia della grafica e l'arresti. È vero che utilizzare un font è utilizzare un software, quindi per utilizzarlo commercialmente ci vuole una licenza. E per tanto tempo è sempre stata perpetua, nel senso che tu compravi un carattere ed era tuo. Forse sulla spinta dei vari servizi ad abbonamento, Adobe o Spotify, in questo momento ci sono anche diverse foundry che propongono dei modelli ad abbonamento, e questa è una cosa che confonde ancora di più l'utenza. Ma sicuramente invece per chi vuole costruirsi una libreria solida di caratteri da utilizzare per sempre,
e il fatto di avere una licenza di utilizzo che poi sia commerciale, personale, dei caratteri è una cosa molto importante. Questo per esempio, noi di solito tutti i nostri caratteri sono a licenza perpetua, ora abbiamo fatto anche una collezione di caratteri, appunto la Gold Box, che ha 1000 nostri caratteri con licenza perpetua. Pensiamo che sia una cosa abbastanza importante fornire dei tool ai designer. È il momento di dare un consiglio ai designer, type designer, per potersi migliorare o per poter cominciare a disegnare caratteri. Quando ero ai miei anni d'esordio della mia carriera mi aiutò tantissimo un libro di Adrian Shaughnessy, spero di averlo detto bene, che si chiama How to be a graphic designer without losing your soul. Ah, ok. Che per ricordarci che poi l'aspetto economico deve sempre essere anche secondario all'aspetto proprio di umano e di benessere. C'è un libro molto bello di Eric Esses che è The Complete Amateur, che proprio parla di come la creatività nasce dall'approccio dell'amatore, no? Di quello che ama così tanto qualcosa che inizia a farlo. E quindi è quello che consiglio alle persone: se vi piace la tipografia e innamoratevi della tipografia, fate un font. Non state lì a dire oddio non lo so fare perché non sono bravo. Poi naturalmente avete bisogno d'aiuto, ci sono tantissime risorse, tutorial, ci sono dei bei corsi online, presto ne faremo uno anche noi. Gli strumenti per conoscere e incontrare altre persone, appassionarsi di tipografia ci sono. Alcuni grandi type designer mi hanno raccontato di aver iniziato semplicemente avendo fatto un font e avendolo mandato a un altro type designer dicendo che ne pensi. Come si sceglie un giusto font? È un processo molto interessante ed è un processo che è legato a tutta la quantità di informazioni che quelle forme evocano nella nostra testa. Tu pensa per esempio al momento in cui è stato fatto il logo di EasyJet, che è un Cooper Black, e uno dice ma che c'entra? Un errore, no? Poi pensi, guarda, EasyJet è il fast food dei voli e quel font lì è un font che sa di hamburger, che a New York lo vedi in qualsiasi food deli, e quindi è una scelta apparentemente strana ma perfetta, perché vuole comunicare low cost, servizio veloce, traduzione in modo molto preciso in una forma di un concetto. Quindi più che l'estetica è la storia che conta nella scelta, no? Conoscere di più, leggere le storie, vedere come sono stati usati i font, per esempio Fonzie News, vedere tanti esempi per capire cos'è che mi comunicano veramente queste forme.